In questo podcast di Italiano per Stranieri parlo delle congiunzioni italiane. Più precisamente spiego la differenza tra la congiunzione oppure e la congiunzione ovvero. Ho aggiunto i sottotitoli in italiano e in inglese, quindi se preferisci puoi attivarli. Se hai imparato l'italiano come lingua straniera sei nel posto giusto. Guardando questa breve video lezione imparerai la differenza tra le congiunzioni oppure e ovvero. Io sono Luca e ti do il benvenuto sul mio canale. In realtà questo podcast è una risposta a una richiesta che mi aveva fatto qualche tempo fa uno degli iscritti al canale. Questa persona qualche mese fa mi aveva chiesto per l'appunto di spiegare la differenza tra oppure e ovvero. Ma passiamo alla differenza tra oppure e vero. Ma passiamo alla differenza tra oppure e ovvero. Partiamo dalla congiunzione oppure, che è più semplice da spiegare. Oppure è una variante della congiunzione o. Fa parte di quelle che vengono chiamate congiunzioni disgiuntive o alternative. Vengono chiamate così perché hanno la funzione di introdurre un'alternativa tra due parole, due concetti oppure due frasi. Per esempio, io potrei dire: lo compri subito oppure vuoi pensarci? Come vedete, in questo caso la congiunzione oppure introduce un'alternativa. Le ipotesi sono due: o lo compri subito oppure ci pensi. Un altro esempio potrebbe essere: nel tè vuoi il limone oppure lo zucchero? No, scusate, ho sbagliato. Nel tè vuoi il limone oppure il latte? Di nuovo, oppure introduce un'alternativa, cioè o scegli il limone o scegli il latte, sottinteso non puoi avere entrambi. Un altro esempio potrebbe essere: preferisci andare oggi oppure domani? Di nuovo, oppure introduce un'alternativa. In particolare, un'alternativa esclude l'altra. Perché evidentemente se preferisci andare oggi, non preferisci andare domani. In tutti e tre gli esempi che ho fatto io potrei benissimo usare la congiunzione o, cioè potrei dire: lo compri subito o preferisci pensarci? Allo stesso modo potrei dire: nel tè vuoi il limone o il latte? E analogamente potrei dire: preferisci andare oggi o domani? A livello di significato, in realtà tra le frasi con oppure e le frasi con o non cambia niente. Secondo alcuni, in realtà, oppure è una variante più forte di o. Quindi, secondo alcuni, oppure ha un valore disgiuntivo più forte, cioè sottolinea maggiormente il fatto che un'alternativa esclude l'altra. La congiunzione oppure poi può essere usata anche in un modo leggermente diverso. Per esempio, io potrei dire: devi iniziare a studiare seriamente, oppure non raggiungerai mai il livello avanzato di italiano. In questo caso, oppure ha il significato di se no, in caso contrario. Di nuovo, volendo, potrei usare anche o. Potrei dire: devi iniziare a studiare seriamente, o non raggiungerai mai il livello avanzato di italiano. Ecco, passiamo alla congiunzione ovvero. La congiunzione ovvero è usata soprattutto con valore esplicativo o dichiarativo, cioè per precisare, chiarire o spiegare qualcosa. Come significato è molto vicina alla congiunzione cioè. Facciamo subito un esempio. Io potrei dire: la situazione è critica, cioè molto difficile. Potrei dire così, oppure potrei usare ovvero e dire: la situazione è critica, ovvero molto difficile. In questo caso la parola ovvero non introduce un'alternativa, ma precisa quello che è stato detto. In sostanza la congiunzione ovvero introduce una precisazione che viene fatta usando altre parole. Serve per presentare quello che è stato appena detto in un altro modo oppure per fornire dei chiarimenti. Un altro esempio potrebbe essere:
Lavora come freelancer, ovvero come libero professionista. Di nuovo, ovvero introduce una precisazione. Anche in questo caso, invece di ovvero, potrei usare la congiunzione cioè e dire lavora come freelancer, cioè come libero professionista. Facciamo un altro esempio. Però c'è una cosa che non capisco, ovvero come hai fatto a convincerlo. Quindi la persona prima dice c'è una cosa che non capisco, poi usa ovvero e fa una precisazione, cioè specifica cosa esattamente non capisce. Un altro esempio potrebbe essere questo. In questa video lezione volevo parlare della preposizione in assoluto più difficile, ovvero della preposizione da. Oppure un altro esempio ancora potrebbe essere: in questo video volevo parlare delle preposizioni semplici, ovvero delle preposizioni di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Ecco, spero che questi esempi siano chiari. Comunque tieni presente che nell'italiano contemporaneo la congiunzione ovvero viene usata principalmente con valore esplicativo. Questo vale però per quanto riguarda il parlato. Negli scritti formali o burocratici, invece, può anche essere usata come congiunzione disgiuntiva. Per esempio, in un contratto o in una legge potresti leggere frasi di questo tipo. Queste sanzioni si applicheranno a chiunque danneggi i beni dell'azienda, rimuova gli stessi dal luogo di lavoro, ovvero usi gli stessi in modo improprio. Ecco, in questo caso la congiunzione ovvero non ha il suo significato standard, ma ha un significato simile a quello della congiunzione oppure. Però, come dicevo, questo modo di usare la congiunzione ovvero riguarda soltanto lo stile formale e lo stile burocratico, quindi la congiunzione ovvero viene usata in questo modo soltanto nei documenti ufficiali, nei contratti, nelle leggi, nei regolamenti, eccetera, eccetera. Spero che la differenza tra ovvero e oppure sia chiara. Se vuoi parlare l'italiano in modo naturale ed evitare gli errori più comuni, mi raccomando, iscriviti al mio canale. Qui infatti pubblico regolarmente delle lezioni di italiano per stranieri. Qui ti lascio un video che ti consiglio vivamente di guardare se vuoi migliorare il tuo italiano. Mi raccomando, dagli un'occhiata.